Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andiamo a vedere se la relazione o la conoscenza che avete con una persona, diciamo, andrà ad un livello più profondo, se diciamo le cose si concretizzeranno un pochettino di più. Non necessariamente deve essere una relazione a livello romantico, può anche essere una relazione di amicizia o magari lavorativa che ha bisogno di quel passo in più per diventare migliore, perché ci sia più affiatamento, più collaborazione, più unione. Allora, abbiamo tre scelte. Nel primo mazzo, che è il mazzo blu, è uscita la carta del matto, che in questo mazzo si chiama La Iniciada, è spagnolo questo mazzo. E anche questo è spagnolo. Questo è la scelta numero 2, mazzo verde, l'imperatore e l'emperador. E poi abbiamo gli amanti con il mazzo numero 3, che è quello giallo. Quindi scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Andiamo a vedere che sviluppi ci saranno in questa relazione. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo, perché è facile che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla o se semplicemente volete magari provare, potete ascoltare anche una delle altre due letture. Curiosate sempre nella descrizione del video qui sotto oppure nella sezione dei commenti, perché ci sono tanti link a video che potrebbero esservi utili. Bene, andiamo a vedere. Interessante, cominciamo già subito con un 9 di bastoni al contrario, ragazzi. Abbiamo la carta della morte al contrario. Vediamo che altro. E il fante di bastoni. Allora, dunque, ho come la sensazione che con questo 9 di bastoni al contrario ci sia una situazione pregressa, perché qui abbiamo anche la morte che è una carta di fine e inizio, e comunque voi avete la carta del matto che è una carta di inizio, quindi ho come la sensazione che ci sia una sorta di passaggio tra il vecchio e il nuovo, la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. E con il 9 di bastoni al contrario, sento che molte persone arrivano proprio da un periodo faticoso, da un periodo di stress. Per certi versi qualcuno potrebbe anche essersi arreso davanti all'evidenza di qualche fatto. E con la carta della morte, ho come la sensazione che ci sia la necessità di attuare un cambiamento un po' più prepotente o nella relazione o nella vostra vita affinché cambi la relazione. Guardate, il 9 di bastoni mi dà anche la sensazione che qualcuno, vuoi per la stanchezza, vuoi per le storie pregresse, c'è una sorta di... Perché il 9 di bastoni è qualcuno che erige barriere, ma qui, essendo il contrario, o avete tirato giù le barriere nei confronti di questa persona, oppure avete, diciamo così, qualche tipo di problema a mettere i limiti. Con il fante di bastoni normalmente è una carta che parla di entusiasmo. E qui ho la sensazione che dobbiate... sì, perché anche il matto
È una carta di entusiasmo, è una carta di impulso, è una carta di nuove avventure, una carta di inizi, appunto. In questo mazzo viene chiamato l'iniziata, colei che ha l'iniziazione. Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno. 10 di coppe. Eremita e 5 di coppe. Cavaliere di pentacoli. Allora, io ho la sensazione che qui qualcuno si sia arreso a un certo tipo di ideale, di ideologia, di idea. Il punto è che siete un po' sfidati in questa zona della lettura con la morte, l'eremita e la carta del matto, ad andare per la vostra strada, a creare la vostra realtà. Il 5 di coppe è una carta che normalmente parla di una perdita, di un lutto, è una carta di carenza, ma è una carta di carenza emotiva e comunque l'eremita vi invita proprio a fare un riesame di tutto quello che è eventualmente il passato, di tutto quello che vi siete detti, di tutto quello che è anche delle delusioni e le mancanze che ci sono state. Perché qui, ragazzi, io credo che la parte difficile sia creare una sorta di unione stabile. Vi dirò, avete comunque il Cavaliere di Pentacoli, è una carta di concretezza, è una carta di anche lentezza. Andiamo a vedere come terminiamo. Wow, abbiamo comunque un 9 di Pentacoli a fine lettura, che tecnicamente è una carta di indipendenza, quindi di un single. Ragazzi, io qui credo che il problema sia vostro, nel senso che fate proprio fatica con le barriere a creare, come dire, dei limiti solidi, delle regole, mi viene anche da dire solide, per creare un'unione in armonia. È come se qualcuno fosse, stesse bene nella propria indipendenza e nella propria libertà. Ecco perché c'è il fante di bastoni qua. Io credo che se voi volete iniziare ad avere una relazione un po' più profonda con questa persona, che sia lavorativa, che sia romantica, ognuno poi lo applichi alla propria realtà, però c'è bisogno di lasciare indietro un po' di ingenuità, un po' di un po' di fanciullezza, mi viene da dire. Che la fanciullezza, cioè, si può avere anche a 60 anni, nel senso, è quella leggerezza anche un po', no? Però vedendo il fante di bastoni e il 9 di pentacoli ho come la sensazione che ci sia qualche cosa a cui voi siate molto attaccati e che non riusciate a lasciarvi indietro. E questo probabilmente, questa vostra sensazione, è un po' quello che non vi fa andare avanti nel migliore dei modi, mi viene da dire, e in modo lento, mm, nei confronti di questa persona. Tenete presente che comunque avete la carta del matto. La carta del matto è una carta di nuove avventure, nuovi percorsi, è una carta di sentimenti genuini, puliti, perché parla anche di bambino interiore. È l'impulsività fatta persona e mi richiama molto l'energia del cavaliere, del fante di bastoni. Un'ultima carta per piacere, grazie. 7
di pentacoli e la carta della stella. Allora, io ragazzi ho la sensazione che qui non vi dicano se sì o se no, perché? Perché la scelta è vostra, perché siete voi che siete guardinghi, siete prudenti. Io credo che se fosse per l'altra persona ci sarebbe quello scatto in più, quella voglia di approfondire la relazione, però qui fondamentalmente con il 7 di pentacoli e la carta della stella è un po' come se vi dicessero di portare pazienza, di attendere che il destino anche faccia il suo corso. La carta del 7 di pentacoli è una carta di osservazione, di qualcuno che ha bisogno di osservare come si sviluppano i frutti del proprio lavoro. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo cos'altro riesco a dirvi. Ragazzi, fatemi poi sapere come vi risuona. Ma che bella carta che è uscita. E mentre lo dicevo ho guardato l'orologio ed erano 11:11. Allora, latte e miele, carta numero 51, vi dice di godervi le cose semplici della vita, le piccole cose, le cose di tutti i giorni. C'è qualcosa qua che dovete semplicemente piano piano lasciare andare in questa morte. Può essere l'impulsività, può essere il troppo entusiasmo, può essere anche il troppo libertinaggio, mi dicono. Però ecco, perché la cosa vada un pochettino più a fondo, c'è da imparare a godersi i dettagli, mi viene da dire. Le cose dolci della vita. Mm. Però è come se fosse una vostra decisione, fondamentalmente. Credo che se fosse solo per l'altra persona le cose sarebbero andate avanti ehm, magari già un po' di più, ma qui c'è questa situazione che vi lega al passato e che voi non riuscite a lasciare indietro, che vi impedisce in questo momento di creare barriere solide e di conseguenza vi impedisce un po' di costruire questo 10 di coppe, questa famiglia felice. Non perché non ce la mettiate tutta, ma guardate, molte volte queste cose succedono perché ci sono delle credenze limitanti nella nostra mente, quell'ideologia di cui parlavo prima, che appunto crediamo che perché magari abbiamo visto che nella nostra famiglia le cose funzionavano così e abbiamo avuto quel tipo di esempio lì, e noi pensiamo che tutte le coppie funzionino in quel modo lì e che quindi certe cose siano, non lo so, da fare insieme, certe altre siano per la donna, altre per l'uomo, mentre invece non c'è una reale conoscenza tra le due persone del tipo: vuoi che facciamo le cose insieme? Preferisci occuparti tu di una cosa e io dell'altra? Come ci organizziamo? Come creiamo la nostra realtà? Come costruiamo una relazione idonea per noi? Comunque, ragazzi, qui il consiglio è quello di prendervi i vostri tempi, fondamentalmente, godervi le piccole cose della vita, fare passo dopo passo, godervi anche questa indipendenza, che comunque non vuol dire creare una relazione seria, non vuol dire necessariamente perdere l'indipendenza o perdere certe libertà, appunto, ognuno è libero di creare la dinamica relazionale che crede o sente più adatta alla coppia. Mm? Bene, amici del Mazzo Blu, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, lasciare un commento, abbonarvi, ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che lo fanno già. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo verde con l'imperatore. Anche per voi andiamo a vedere se questa relazione diventerà più profonda. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono per un gruppo, non risuona tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare una delle altre letture se può essere interessante o se per caso appunto non risuonasse nulla.
e date sempre un'occhiata allo spazio della descrizione, ai commenti, perché metto sempre link a video che potrebbero essere utili e alle novità del momento, ok? La la. Ragazzi, iniziamo con il mondo e il principe di bastoni. Di qua abbiamo la regina di denari e di qui abbiamo 9 di denari, la luna e l'eremita. Tanti arcani maggiori, eh? Dunque, io qui credo che ci sia una questione legata a un personaggio, legato a questo principe di bastoni, che è un cavaliere, che potrebbe essere quindi una relazione magari di tipo passionale, o perlomeno che è iniziata così, diciamo. Ehm, e con il mondo si parla di qualche cosa che potrebbe essere anche molto completo, ragazzi? Il mondo è la carta del raggiungimento degli obiettivi, del completamento, è la carta del compimento, della fine di un ciclo e di conseguenza poi c'è anche l'inizio di un altro ciclo, però la vedo bene. È come se foste già giunti ad un risultato. Abbiamo poi anche qui questa regina di denari. Io credo che si faccia riferimento a una questione di tipo pratico all'interno della relazione. È come se si dovessero un attimino ricalibrare gli equilibri proprio da un punto di vista magari pratico di chi fa che cosa o anche monetario, perché anche qui comunque abbiamo la carta dell'imperatore e anche qui c'è il 9 di denari, quindi per molte persone è una questione di spostare i finanziamenti, spostare gli investimenti o comunque mettere a posto quel lato all'interno della relazione. Può anche essere una relazione lavorativa, e giustamente c'è qualcuno qui che magari ha bisogno di adeguare lo stipendio. Però è come se si fosse già raggiunto un certo tipo di risultato. In effetti partiamo dalla carta dell'imperatore, che è una carta di stabilità, è una carta di abbondanza proprio economica e di qualcuno che ha raggiunto un ruolo, è la carta di un leader comunque, perché è arrivato dove è arrivato con le sue forze, con le sue regole anche. Allora, qui questa serie di carte ho come la sensazione che vi vogliano dire di lasciare indietro le vecchie paure. C'è qualche cosa qui con la luna che potrebbe tornare a galla? Potrebbero essere delle proiezioni o delle paure. E l'eremita normalmente è sempre sì, una carta che va un po' a scavare quello che è successo, cosa è capitato. È sempre una carta di forte introspezione, la carta dell'eremita. Ho come la sensazione che stiate valutando, rivalutando tutto quello che ho la sensazione che sia un'azienda di famiglia. Tutto quello che state rivalutando, tutto quello che vi è stato lasciato, tutto quello che vi è stato donato. Può essere una ricchezza da un punto di vista economico, perché come vi dicevo abbiamo tante carte che lo dicono, ma può anche essere una ricchezza da un punto di vista magari un po' più pratico, quindi a livello di doti fisiche, di quello che si sa fare. Ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno dovrà sacrificare una parte della propria indipendenza per riuscire a stare dentro questa relazione e può essere l'indipendenza economica. Perché voi comunque partite da un imperatore, è come se la situazione in qualche modo fosse già stabile, ma ci fosse una sorta di paura di perdere questa stabilità. Andiamo avanti. È per quello che probabilmente avete la regina di denari che vi dice aggiustate meglio le cose da un punto di vista pratico, organizzate meglio. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. C, di fatti, 5 di denari. 9 di coppe e 3 di denari.
Mm, attenzione a come muovete le cose, perché c'è un 5 di denari, quindi potrebbero esserci... Sì, capisco il vostro timore a perdere l'indipendenza, perché a quanto pare o è un investimento o è un passo, una mossa, un trasferimento, potrebbe anche essere magari che richiede un investimento, però è un po' azzardato, ve lo dico. Diciamo che quando c'è il 5 di pentacoli è sempre una carta di delusione. Ora, bisogna vedere se è anche quando è girata al contrario è anche una carta di codipendenza affettiva o dipendenza anche da un punto di vista di vizi fisici. Ora, bisogna vedere se questa carta è qui per questa vostra paura, perché comunque è una situazione dalla quale dovete uscire. Quindi ho come la sensazione che qualcuno qui abbia paura, sì, come vi dicevo, di perdere la propria indipendenza. Ed è proprio quella il senso del 5 di pentacoli qui al centro della lettura. È un po' come se doveste rompere voi questa sorta di dipendenza che sentite proprio per non perdere la vostra indipendenza. Magari siete molto indipendenti, vi faccio un esempio, siete indipendenti da un punto di vista economico, nel senso che lavorate, non avete bisogno, cioè avete una casa, insomma, vi mantenete per conto vostro, però a livello affettivo siete dipendenti, quindi avete bisogno di qualcuno di fianco a voi che vi faccia sentire che vivi fondamentalmente. Questo potrebbe essere un esempio. Però il punto è che, guardate, abbiamo sia il 9 di coppe che il 5 di denari, manca il diavolo qui all'appello, ma c'è qualche cosa che vi rende viziosi, rende l'aria viziata, vi rende non soddisfatti con questo 9 di coppe al contrario. E fondamentalmente, essendoci anche questo 3 di pentacoli, può davvero essere una questione lavorativa, eh? O se fosse appunto con questo cavaliere di bastoni, mettiamo che è una situazione magari romantica, il punto, ed è un po' quello, è che non c'è collaborazione tra le due persone, non c'è un reale scambio, mi viene da dire. Quindi voi siete in una posizione di forza in questo momento e il, diciamo, concretizzare questo tipo di risultato per certi versi vi dà la sensazione di poter perdere, come vi dicevo qui, la vostra indipendenza. Ma c'è qualche cosa che vi rende attaccati o a questa persona o a quest'idea o a questo ruolo. Tenete presente che un imperatore per qualcuno può rappresentare un padre. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. No, queste sono troppe. Una carta sola per piacere, grazie. Fante di denari e la regina di bastoni. Di nuovo, il fante di denari è una carta di inizio, anche inizio economico. Ho come l'idea che vi vogliono dire di fare un passo alla volta, di non preoccuparvi troppo, di tutelare bene i vostri investimenti, di mettervi al riparo, diciamo. Datemi un'altra carta per questa regina di denari, per piacere. Uh, uh. Per qualcuno la regina di denari, ragazzi, rappresenta una madre, Quindi c'è da, diciamo, rivalutare, se vogliamo, un po' il rapporto con la madre, perché questo 6 di spade dice che ci sono delle idee che si sono acquisite durante l'infanzia che normalmente sono legate alla madre che bisogna un attimino rivalutare. O questa relazione potrebbe essere a livello genitori-figli, vi dico, oppure una relazione lavorativa. Poi, ripeto, per qualcuno potrebbe anche essere una relazione romantica. Sta di fatto che dovete imparare a tutelarvi, a uscire da questa sensazione di aria viziata, di non potervi muovere, di non avere abbastanza, perché voi in realtà siete molto indipendenti, è più la vostra paura di perdere l'indipendenza che non la perdita reale di indipendenza. È come se fosse
Avete la luna, è un vostro specchio, una vostra proiezione. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Però ragazzi comunque si parte dall'idea dell'imperatore, quindi ho proprio la sensazione che questa relazione sia, o se non lo è ancora, non vi sembra ancora, sta andando verso quello che è una stabilità. Il punto è che con questo fante di pentacoli vi dice anche un po' di applicarvi di più a questa relazione. La regina vi invita a comunicare di più, vi invita a essere più presenti negli eventi sociali, sui social, è come un, diciamo, mettervi più in luce. Potrebbe anche, se non sono i social, perché magari non è una questione di lavoro, ma è una questione di coppia, è proprio una questione di giocare proprio un po' di più, di flirtare un pochettino di più, sì. Andiamo a vedere gli oracoli cosa vi dicono. Ammaliate la vostra vittima, mi viene da dire. Vittima no, che brutto. Ammaliate la vostra persona di interesse. Il pensatore, carta numero 44. Interessante. Sì, perché qui c'è qualche cosa, ragazzi. Se continuano a dirmi metalli pesanti, metalli pesanti. Può essere che qualcuno qui stia assumendo dei cibi. Vi faccio un esempio: il pomodoro contiene nickel, quello è un metallo pesante. Se se ne assume troppo, si appesantisce il corpo fisico e anche il corpo energetico. Quindi ho come la sensazione che qui qualcuno sia intossicato da qualche metallo pesante e può anche essere alcolico, qualche... Sì. Allora, il pensatore, ve lo metto qui vicino al 6 di spade perché si tratta ehm, di riflettere su come poter uscire da questa situazione o sorta di dipendenza collaborativa. Qui quando il 3 di pentacoli è al contrario, ragazzi, è perché qualcuno non si sente all'altezza della situazione e le carte vi consigliano proprio di giocare di più, di diventare più sexy, di diventare più sociali, di diventare anche più simpatici, mi verrebbe da dire. Di mettervi più in luce, più in mostra, di socializzare di più, di comunicare di più voi stessi. Anche con il fante di denari è anche un po' un dedicatevi di più all'altro, a conoscere l'altro magari, a conoscerlo realmente, non a prendere quello che l'altro vi dà quando ve lo dà. Fate voi delle domande. Bene, cari amici del Mazzo Verde, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, potete lasciare una donazione, potete anche abbonarvi, trovate tutto nella descrizione dei video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo con la carta degli amanti. Anche per voi andiamo a vedere se questa relazione andrà più in profondità. Qualsiasi tipo di relazione sia, vi ricordo che poi siete voi ad adattare la lettura alla realtà. Essendo letture di gruppo è facile che non risuoni tutto, prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Curiosate sempre nella descrizione del video o nella sezione dei commenti perché ci sono link utili ad altri video, ad altre playlist e normalmente lì pubblico anche le novità. Allora, partiamo con un 2 di denari al contrario, cari amici degli amanti. Poi abbiamo un 10 di denari. E la torre.
Molto interessante, ragazzi, perché qui il punto è che qualcuno sta sostenendo due situazioni e non ce la fa più. Perché comunque con questo 2 di pentacoli si sta cercando, con fatica direi anche, a mantenere in piedi due situazioni o magari a scegliere tra due situazioni. Qui c'è un rapporto di gruppo che va migliorato. Può essere, vi dico di gruppo perché quando c'è un 10 di pentacoli normalmente fa riferimento alla famiglia allargata. Quindi con padre, madre, figli di lei, figli di lui, zii, cugini, nonni. Ma potrebbe anche essere la vostra famiglia semplicemente. La torre è interessante, ragazzi, perché normalmente parla di una caduta dell'ego. Quindi ho come la sensazione che ci sia qualche questione egoica qui che dovete buttare giù, che dovete lasciare andare, che dovete rompere letteralmente. Quando c'è la torre è perché c'è qualche tipo di certezza che va, che viene distrutta. Andiamo a vedere un attimo, datemi una carta. Ok. 7 di bastoni. Mm. Vado avanti un attimo a vedere le altre carte, Asso di denari. L'asso di denari è sempre un inizio, è normalmente è un dono dal cielo, però in questo caso lo sento proprio come un inizio. C'è qualche tipo di difficoltà. Allora, ragazzi, adesso è più chiaro. C'è qualche tipo di difficoltà a iniziare un nuovo tipo di percorso. Ho come la sensazione che qui sia un momento dove vi dovete staccare da qualche cosa di vecchio per iniziare qualche cosa di vostro. Ma con la torre e il 7 di bastoni c'è qualche tipo di idea sulla quale vi siete appoggiati fino ad adesso che è da rivedere, è da destrutturare. Mm. Il 2 di spade mi dice che ci sono dei dubbi, mi dice che avete bisogno di guardarvi dentro per risolvere questi dubbi. Tenete presente che anche qui avevate un 2. E anche la carta degli amanti, soprattutto quando la carta degli amanti viene rappresentata o così o con due personaggi nudi sotto un albero, fondamentalmente, no? In questo caso si capisce molto di più quello che è la scelta tra il vecchio e il nuovo, la scelta tra la madre e l'amore, diciamo, della famiglia di origine e l'amore, il nuovo amore della famiglia, della nuova famiglia, mi viene da dire. Il nuovo amore romantico, ecco. Quindi c'è una sorta di scelta, ma qui con questo asso di denari c'è la potenzialità di iniziare qualcosa da un punto di vista proprio concreto, ma abbiamo questo 6 di spade che mi dice che avete bisogno di lasciarvi indietro le vecchie credenze e guardate, capita proprio sotto la torre. È come se vi dicessero anche di fare un salto di fede, perché quando sei il 7 di bastoni al contrario e 6 di spade ho come la sensazione che qualcuno qui vi mette in testa che non siete all'altezza di far qualcosa. Potrebbe anche essere, se fosse per esempio, potrebbe anche essere che qualcuno vi dica che quella persona non è per voi. Ipotesi. Però sì, ho come la sensazione con questo 6 di spade che abbiate bisogno di prendere un po' di spazio. A livello mentale intendo. Andiamo a vedere. Ok. Ruota della fortuna, eremita e giustizia, ragazzi, 3 arcani maggiori. 3 arcani maggiori.
Uh, 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 uh. Bene, allora, io qui devo dire che la ruota della fortuna porta sempre cambi, cambi nuovi, cambi imprevisti. E c'è anche la carta dell'eremita però, che la sento un po' collegata a questo 2 di spade. Mi dice che è come se iniziaste a fare questo tipo di lavoro e con di lavoro di introspezione, quello di cui vi parlavo anche qui con il 6 di spade. E con la giustizia si iniziasse a tagliare quello che non serve più. Altra lettura, che essendoci la carta degli amanti, per molte persone potrebbe far riferimento a una questione proprio di tipo romantico, una relazione di tipo romantico. Vi dico che con queste 3 carte la ruota della fortuna sono i cambi imprevisti, il cambio della solitudine, perché abbiamo anche l'eremita, quindi è un cambio o di modo di vedersi dentro o è proprio un cambio dello stato di solitudine. E la ruota, scusate, la giustizia parla di giustizia divina, di tagliare cose vecchie come vi dicevo prima, e anche qui abbiamo la carta della scelta, diciamo. Oppure è una carta che parla di contratti, ragazzi. È una carta che parla di contratti. La ruota della fortuna insieme all'asso di denari parlano di soldi, nuovi, in questo caso anche vincite, eredità, lasciti, nuovi incarichi. Ho come la sensazione che se adesso siete in questa fase dove dovete decidere, scegliere, ad un certo punto succederà qualche cosa per destino, perché avete sia la ruota della fortuna che la giustizia, che metterà le cose in regola, ok? Io sì, ho la sensazione che sì, ci saranno tutte le... in realtà è più il vostro modo di vedere certe cose che vi, tra virgolette, impedisce di vedere dei passi in avanti con questa persona, però la carta degli amanti è anche un numero 6, una carta che parla di equilibrio, ok? Quindi io credo proprio di sì che ci sia questa possibilità anche per giustizia divina. Tenete presente che la giustizia, visto che parla di contratti, per qualcuno si potrebbe trattare della fine della fine del nubilato, il celibato, ok? Vi dico così perché comunque abbiamo anche il 10 di Pentacoli, che è una carta di matrimonio, di abbondanza, di famiglia allargata, quindi ci potrebbe essere un nuovo input nel prossimo periodo, ragazzi. Sì, io la vedo molto positiva. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che altro vi posso dire. Guardate, tra due mondi, ve la metto qui in mezzo agli amanti, ragazzi, perché è proprio quello, no? Il passaggio tra il vecchio e il nuovo, cicli che chiudono e che si riaprono, cicli che partono, cicli che si chiudono, si completano e si riaprono, tagli, novità. E poi abbiamo un aiuto, carta numero 34. Questa carta è una carta che fa riferimento al chiedere un aiuto. Quindi se siete in una fase dove magari siete un po' nebulosi nei pensieri, provate a chiedere aiuto magari a... Guardate, se è una questione di ego mi viene da dire a uno psicologo, a uno specialista, a un terapeuta che vi possa comunque aiutare a fare un po' più di chiarezza. Non deve essere necessariamente una persona, nel senso può anche essere qualche psicologo magari online, su YouTube ci sono dei video che spiegano un sacco di cose, quindi è una questione sì di ridimensionamento qui, di destrutturazione di qualche tipo, anche di insicurezza. Bene, cari amici del mazzo giallo, fatemi sapere come vi risuona nei commenti, è interessante. Se la lettura comunque vi è stata utile potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare appunto, lasciare una donazione, da oggi potete anche abbonarvi. Guardate sempre nella parte delle descrizioni perché lì inserisco sempre i video con le novità e i link a cose che potrebbero interessarvi, insomma. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!